Benvenuti o bentornati in questo nuovo video e nuovo format. Nartro. Oddio, è tornata. Ma per le operazioni mi avevi lasciata in pace? Ci sono anch'io. E allora ricominciamo con queste due, ma in un nuovo format. Questa è la prima puntata di Un po' di, il format in cui vi parlo di un autore anche se non ho letto tutto ciò che ha pubblicato. Oggi vi presento un po' di Roald Dahl. Oh, adoro Roald Dahl! Davvero? Sì, da piccola ho letto un sacco di libri suoi. Allora, ti va di parlarne? Dai, Sì, però il linguaggio, mi raccomando. Ci guardano anche i bambini. Sì, ci sto attenta. Si dice sì, ci sto attenta. Ecco che ricominciano e non abbiamo neanche iniziato. Partiamo dalla vita di Roald Dahl? Ma ho letto solo i libri. Ok, allora inizio io. Roald Dahl nasce nel 1916 in un piccolo paesino del Galles, da genitori norvegesi, altissimi loro, altissimo lui. Durante la seconda guerra mondiale entra come pilota nella Royal Air Force, fino al giorno in cui viene ferito in azione. Inizialmente rimane confinato a terra e poi rispedito in Inghilterra dopo 7 anni di lontananza da casa. Passato un breve periodo di convalescenza, viene inviato all'ambasciata di Washington. Lì, quasi per caso, inizia la sua carriera di scrittore, perché viene intervistato per sapere della sua vita da aviatore e si offre lui stesso di scrivere le sue esperienze. Viene pubblicato sul Saturday Evening Post, dove poi scriverà anche altri articoli. Passiamo al primo libro che ho letto di Roald Dahl e forse anche il più famoso, La fabbrica di cioccolato. Dalle sue condizioni potete ben vedere quante volte sia stato letto. Devo confessarvi che non l'ho letto da sola la prima volta. Era mia madre che lo leggeva a me e a mio fratello per farci addormentare la sera. Ma la lettura sortiva due effetti diversi. Mio fratello si addormentava quasi subito, mentre io ero sempre più sveglia perché volevo sapere cosa succedesse dopo. Ancora oggi se leggo prima di dormire mi sveglio perché voglio continuare la storia. Il ricordo di quella buonanotte mi ha portato a replicarla con i bambini a cui facevo da babysitter. La storia li aveva talmente tanto appassionati che alcuni si erano comprati il libro per continuare a leggerlo da soli, ad altri invece veniva voglia di mettersi a letto prima per leggere di più. Sulla fabbrica di cioccolato sono stati fatti 2 film, uno di Tim Burton del 2005, Charlie e la fabbrica di cioccolato, e un altro del 1971 di Mel Stewart intitolato Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Roald Dahl vide solo quello di Stewart e non ne fu molto contento perché la storia ruotava troppo intorno a Willy Wonka, che non è il protagonista. Il vero protagonista è Charlie, un bambino poverissimo che quando ero piccola mi ha fatto capire cosa fosse veramente la privazione. Ricordo, come se l'avessi vista, la parte in cui Charlie riceve come regalo di compleanno una barretta di cioccolata dai genitori e ne mangia una minuscola parte alla volta per farla durare il più possibile. La storia la conosciamo un po' tutti, anche se quella vera è diversa dai film. Sintetizzando al massimo vi dico che Charlie trova uno dei 5 biglietti dorati per visitare la fabbrica di cioccolato insieme ad altri 4 mocciosi viziati. La fabbrica di cioccolato contiene le più grandi meraviglie ed è diretta dal misterioso Willy Wonka, colui che sembra più un inventore che un cioccolataio. Wonka accompagna i bambini e noi lettori in una fabbrica magica in cui ci sono gomme da masticare, in cui c'è tutta una cena, carta da parati commestibile, gelato che non si scioglie mai e tante altre grandissime invenzioni. Per scriverlo, Roald Dahl si ispirò ad un suo ricordo d'infanzia, perché accanto al suo collegio c'era una fabbrica di cioccolato che si serviva degli alunni della sua scuola come assaggiatori. Mazza che invidia! Non tutti sanno che c'è un seguito della fabbrica di cioccolato che si chiama Il grande ascensore di cristallo. Questo è un romanzo di fantascienza, una sorta di Piccolo principe al contrario in comitiva. Willy Wonka, Charlie e tutta la famiglia di Charlie, madre, padre e i 4 nonni, vanno nello spazio con il magico ascensore di cristallo di Willy Wonka. Se nella fabbrica di cioccolato Roald Dahl si vedeva in Charlie, qui lo troviamo nei panni di Wonka. In ogni occasione Willy ha una trovata, una battuta, uno stupefacente soluzione, un prestigiatore un po' clown, un po' filosofo, come amava definirsi lo stesso autore. Roald Dahl, come vi ho detto, era altissimo e veniva scherzosamente considerato un gigante. Proprio da questo gli venne l'idea per il GGG. Mio, questo lo so. Prego! Allora, il GGG è il grande gigante gentile.
che di notte soffia sogni nelle case con la sua lunga tromba. La protagonista è Sofia, una bambina che viene rapita dal GGG e portata nel paese dei giganti. Sofia è convinta che verrà mangiata, ma il GGG, al contrario degli altri giganti, è vegetariano e mangia solo cetrionzoli. Per fermare gli altri giganti che mangiano gli esseri umani, chiamano i piani arti. Lei, la più alta di tutti. No, non è un meme, è che chiedono proprio alla regina. C'è Elisabetta qua dentro, dobbiamo dire altro per farvelo leggere? Come sta Anna? Bene, dai. Ti do un 6,5, devi migliorare l'eloquio. Lasciala perdere, tanto qui comando io e a me vai benissimo. Le streghe le presenti tu o ci penso io? No, ci penso io. Allora, le streghe di Roald Dahl ti fanno proprio venire la strizza. Spaventose signore eleganti che portano sempre i guanti per nascondere gli artigli. Hanno piedi quadrati che nascondono con scarpe a punta e denti azzurri per colpa da saliva blu. Si grattano spesso la testa perché sono pelate e portano la parrucca. Ma soprattutto odiano i bambini puliti, che più sono puliti e più puzzano. Mi complimento con Dalla che ha trovato un modo ingegnoso per far lavare i bambini. Ne parlate con troppo trasporto, Le streghe è un libro spaventoso. Se non la smetti di lamentarti, ti trasporto io fuori dal video. Buone, state buone. Effettivamente a tratti ha spaventato anche me, anche un po' disgustata, ma magari sono troppo sensibile io. Vabbè, se vi piacciono le storie di streghe orripilanti, allora ve lo consiglio. Se invece siete più delicati potete virare su Danny il campione del mondo. Anche questo, come La fabbrica, me lo leggeva mia madre prima di dormire, quindi il mio giudizio può essere un po' falsato dal legame emotivo. Danny ha solo il suo papà e vivono, parole sue, in un antico carrozzone da zingari, uno di quelli trainati dai cavalli. Il papà di Danny è un meccanico e ogni sera inventa per il figlio una nuova storia per la buonanotte. Le migliori si trasformavano in sceneggiature a puntate che si protraevano per diverse sere di seguito. Il padre di Danny gli racconta anche la storia del GGG. What is this? A crossover episode? Tutto va per il meglio tra padre e figlio, fino a che all'età di 9 anni, una notte, Danny si sveglia e scopre che il padre è scomparso. Dove, come e soprattutto perché Danny ritroverà il suo papà lo lascio scoprire a voi. Veniamo ora alla magica medicina, un libricino che andrebbe venduto con un adesivo sopra "non fatelo a casa". George è un piccolo combinaguai, il più potente pasticcione del mondo. stanco di vivere con quella bisbetica della nonna. Un giorno la mamma di George esce di casa e raccomanda al figlio di dare la medicina alla nonna. George, invece di darle la solita medicina, ne prepara una lui con deodorante, polvere antipulci, antigelo e cera da scarpe. Sete? Ripeto, non fatelo a casa. Ma questo è tentato omicidio? Già. Esagerate! Tu te lo faresti un cicchetto di antigelo? Vabbè, no. Il libro non va a finire benissimo, ma non vi spoilerò il finale. Concludiamo con Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra, un libricino che contiene 2 racconti per adulti. Uno è quello che dà il nome alla raccolta e l'altro si chiama Lo scrittore automatico. Sono talmente brevi che non posso dirvi niente, tanto più che i titoli sono davvero esplicativi. Così sono finiti tutti i libri che ho letto di Roald Dahl. E sì, lo so cosa state pensando. Ma come, non hai letto Matilde? E tutti gli altri film sui suoi libri non li hai visti? No, e no. Però non è grave, penso che abbiamo tutta la vita per leggere e vedere film, perché Roald Dahl è stato un autore universale che può dare tanto anche a chi l'infanzia l'ha passata già da un pezzo. Per approfondire la vita privata di questo grande scrittore vi lascio in descrizione un'intervista fatta alla figlia di Dahl, in cui lei racconta di come il padre le abbia riempito l'infanzia di fantasia. La trovate sulla Repubblica e si intitola Mi chiamo Lucy e vengo da un paese di magie. Se questo video ha visto la luce è solo grazie alla maestra Alexia che mi ha chiesto di farlo per i suoi alunni, quindi se mi state guardando, ciao ragazzi! Il pippone da youtuber lo fate voi per favore, che non ce la faccio più a ripetere sempre le stesse cose. Eccomi. Allora, più da metà della gente che guarda i nostri video non è iscritta al canale. Sta cosa non è carina, io la pio sul personale. Quindi adesso fate i bravi e cliccate il tasto rosso iscriviti che trovate qua sotto. Ma quanto sei rozza! Se il video vi è piaciuto e con questo livello ne dubito, toccate il pollice in su che trovate qui sotto. Per favore. E se conoscete qualche bel bambino zozzo che posso cucinare, scrivetelo nei
E a me non rimane che augurarvi buona lettura. Senta, lei non può mangiare i miei spettatori. Dico, ma che maniere sono? Mica l'ho invitata per fare la spesa.